Guardate quanti kayak ci sono qui. Ovviamente non è un caso, c'è stata appena una gara di pesca alla spigola nella laguna di Mistras e se non avete visto il video lo potete trovare sul canale. Oggi è il giorno in cui finalmente posso provare a rispondere a una delle vostre domande più frequenti. Quale kayak da pesca scegliere? E oggi ho avuto la possibilità di provarne diversi e posso provare a dare una risposta. Innanzitutto però, se non siete iscritti al canale, fatelo per poterci dare una mano e fare video sempre più belli. Ma ora cominciamo a scoprire questi mezzi stupendi per pescare. Alle mie spalle abbiamo diversi tipi di kayak, quelli solamente a pagaia, abbiamo poi gli hobby che sono a pedali, abbiamo i Big Mama sia a pedali che a pagaia. Ma qual è il kayak giusto per cominciare a pescare? Beh, innanzitutto bisogna capire quelle che sono le vostre esigenze. Un kayak è un mezzo che è fatto per diversi posti, se si va solamente al lago in condizioni tranquille basta veramente un kayak a pagaia, però invece se si va in mare con condizioni estreme, onde alte e si vuole comunque avere un mezzo sicuro, bisogna andare su un mezzo di qualità. Cominciamo a parlare di una delle cose più importanti, il tipo di propulsione. Ovviamente quando si pesca è fondamentale avere le mani libere, a mio parere, e quindi la propulsione a pagaia, se non in zone molto tranquille dove l'acqua è praticamente ferma, viene un pochino male per pescare e quindi è necessario avere una propulsione a pedali che ci consenta di avere le mani libere, ma soprattutto ci consenta di muoverci mentre stiamo recuperando il pesce o mentre stiamo facendo l'azione di pesca. E quindi sono due tipi di propulsione poi, sia con delle pinnettine, quindi si muove il piede in questo modo, sia a pedali, sostanzialmente si muove un'elica e si va molto velocemente avanti e indietro. Detto questo, vi faccio vedere, secondo me, le due aziende di riferimento in Italia, che sono la Big Mama Kayak, che produce kayak direttamente in Italia, e la Hobby, che invece li importa dagli Stati Uniti. Questo è il tipo di propulsione di cui parlavo. Questa è la propulsione a pedali, come vedete si va avanti, si va indietro. Ovviamente la velocità poi è un limite strutturale dell'elica, sopra i 4 nodi e mezzo è impossibile andare anche pedalando velocissimo perché poi c'è una resistenza enorme, ma non serve andare a 500 nodi. Questa invece è la propulsione con le pinnette, è più complessa e vedete si pinneggia, è un po' difficile farvela vedere così, le pinne vanno avanti e indietro. Tirando questo cavo si fa la retromarcia, un po' difficile farla entrare, dico la verità, e con l'altro si rimette la marcia normale. È un sistema estremamente comodo, tuttavia io ho il Triken e ho provato questa propulsione per tante ore in mare e non ho avuto problemi. Questa l'ho provata solo per pochi minuti, quindi non saprei dirvi nella lunga durata se è scomodo o meno, ma chi lo usa garantisce che comunque si può pinneggiare tranquillamente. Quando tocca il fondo, ovviamente qui tende ad alzarsi tutta l'elica. Se qui tocchiamo il fondo, le pinnette hanno un sistema che gli consente di tornare in posizione. Ovviamente siamo molto limitati quando il fondo è basso, perché comunque sono kayak costruiti anche per andare in alto mare e l'avete visto, io il Triken l'ho utilizzato a Otranto anche su 50 metri di fondo senza alcun tipo di problema. Un altro aspetto molto importante è la stabilità. La stabilità non vuol dire che dobbiamo alzarci in piedi e pescare sul kayak, ma vuol dire che comunque noi dobbiamo poter compiere tutte quelle che sono le operazioni di pesca in totale sicurezza. Ricordiamoci che quando prendiamo un pesce grosso molto spesso ci sbilanciamo da una parte, il pesce ci tira, c'è la corrente che ci porta, quindi avere un kayak instabile è la cosa peggiore che può capitare. Ecco perché io vi dico che bisogna comunque andare su una determinata qualità di costruzione. Kayak più semplici, più economici, come io avevo in passato, non consentono di fare tutti i tipi di pesca e sono più adatti per fare una passeggiata e anche se ci si bagna non fa nulla. Oggi vi faccio vedere due modelli che secondo me sono quelli da scegliere per la pesca in mare. Parliamo del Triken, che è in due versioni, 330 e 405, e dell'Outback della Hobby. Io ho il Triken perché è un kayak diciamo semplice da utilizzare, molto stabile ed ha un prezzo diciamo relativamente accessibile a tutti. Ho avuto la possibilità oggi di provare l'Hobby e devo dire che effettivamente è la Ferrari dei kayak, estremamente stabile, costa tuttavia 4.200 euro contro i 1.800 euro del Triken, quindi vedete una differenza enorme. Sotto questi modelli io non vi consiglio di andare perché ovviamente quando si pesca in mare con le onde non si sa mai le condizioni come possono cambiare, è importante avere un mezzo sicuro, soprattutto se vogliamo fare diversi tipi di pesca. Con questi kayak possiamo pescare dallo spinning al volantino, alla traina,
veramente possiamo fare di tutto. Ma perché questi kayak, vi sto consigliando questi kayak e non altri? Per un semplice motivo, perché oltre al sistema di propulsione hanno anche, diciamo, un sistema di timone che è semplicissimo da utilizzare. Il timone si può far scendere, far risalire per evitare che si rompa, e poi con una manovella, che è questa qui, lo andiamo a girare destra-sinistra. È un po' antintuitivo perché al contrario dell'aeroplano e della barca a vela, qui addirittura sull'hobby l'abbiamo da entrambe le parti, quindi anche con le mani libere si imposta una leggera virata. Io pescando alle occhiate a traina lasciavo una leggera virata, il kayak virava da solo e con calma mi potevo recuperare il pesce. Ovviamente i kayak sono praticamente equipaggiati di tutto, hanno dei poggiacanne integrati, hanno il sedile reclinabile che è davvero comodissimo, una seduta alta che non ci fa bagnare ma soprattutto ci fa navigare con comodità, e questo è importante perché dopo 4 ore di pesca, se no ragazzi, si muore. Ma soprattutto, visto che sono larghi, ci si può alzare in piedi se il mare non è mosso e ci si può un attimo stiracchiare. Si riesce anche a fare un piccolo bisogno tranquillo in acqua, che è importante perché dopo 4-5 ore di pesca può sicuramente succedere, e come vedete ci si può mettere un sacco di attrezzatura. Ci sono delle cassettine fatte apposta, ci si mettono più canne. Io nel mio ho anche l'ancora galleggiante, qui ovviamente si erano attrezzati con l'ancora a rampino normale, e su quello invece della hobby, come vedete, c'è sicuramente qualche dettaglio in più. Ci sono dei pozzetti in più, ci sono dei buchini in più per mettere la borraccia, 2 timoni. Beh, ovviamente è un prezzo diverso, è una fascia diversa. Ma perché dobbiamo scegliere il kayak, spendere così tanti soldi e non comprare una barca? Beh, è ovvio, se uno ha la possibilità di avere la barca a mare e non ha problemi economici, il kayak perde un pochino di senso, perché comunque la barca è estremamente più comoda. Però abbiamo visto tutti l'aumento del prezzo del carburante, abbiamo visto tutte le problematiche a trovare i motori, le cose, e spesso non c'è proprio il posto al porto, oltre al prezzo. E ovviamente il kayak va a colmare queste esigenze, perché ci consente comunque di caricarlo sulla macchina, ce lo portiamo dove vogliamo, su una spiaggia isolata, su un piccolo porticciolo, su un canale, e possiamo andare a mare nei canali dove ci pare. Non abbiamo veramente limiti a questa cosa. La barca è decisamente più limitante e ha dei costi di gestione che si aggirano sicuramente intorno ai 500-600 euro l'anno, più il posto barca che va dai 1000 ai 2000 a seconda della barca, a seconda del porto, e cifre molto più alte, per non parlare del costo della benzina. Il kayak è molto bello, vi dico la verità, ci si può, si fa sport, si sta all'aria aperta, è un'esperienza bellissima. Secondo me però ha un fattore negativo, che è quello di doverlo caricare e scaricare dalla macchina, che sembra una cavolata, però quando si ha poco tempo non si ha la possibilità comunque di sprecare, diciamo, un'ora e mezza per fare tutta questa operazione carico, scarico un paio di volte, considerando che un kayak buono deve pesare per forza. Se prendete un kayak molto leggero, questo ora veniva utilizzato per la gara perché è una strategia diversa rispetto agli altri, ma questo kayak lo possiamo utilizzare giusto qui in una laguna. E ovviamente se prendete un kayak così leggero non vi consente di fare le altre cose, come ho fatto io la traina, come ho fatto il volantino. Non si può scendere sotto una certa cifra, non si può scendere sotto un certo peso. Quindi ragazzi, per finire, sinceramente il miglior rapporto qualità-prezzo sicuramente il Big Mama, sicuramente il Trigen 330, un ottimo prodotto eccezionale è l'Hobby, è sicuramente di un livello molto alto, ma anche il prezzo è enorme. Per cominciare, ma anche per tutti i giorni, io ce l'ho, il Trigen è veramente un mezzo che fa al caso nostro, e in più è anche prodotto in Italia, quindi forza Italia. Se avete qualche dubbio, qualche domanda, scrivetelo nei commenti. Spero che chi va sul kayak possa magari darvi qualche informazione in più, indicarvi anche dove poterlo acquistare, perché questa è una pesca che io faccio, ma non così assiduamente magari come altri tipi di pesca. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!